Eccoci, benvenuti e ben ritrovati in questo nuovo tutorial. Allora, un altro magnifico cardigan per me lo è un magnifico cardigan che ho voluto chiamare Magia. Cardigan Magia perché è venuto in un momento particolare, veramente particolare. Lo avete tra l'altro già visto indossato nel video che vi ho fatto con la mia nuova bici, quindi chi ha avuto un occhio vigile me lo ha visto indossato. Allora, partiamo dal presupposto, poi mi perdo in chiacchiere. Partiamo da questo presupposto. Numero uno, il cardigan è non così difficile da fare, quindi non dico semplicissimo, però quindi non proprio per chi ha le primissime armi, però è un cardigan che va di suo e l'ho pensato, ideato e realizzato proprio in questo modo con la spalluccia aperta, quindi questo diciamo che è una media difficoltà. Non così difficile come potete immaginare, quindi concentratevi su quello che vi dico e riuscirete a realizzare anche voi la vostra magia. Numero 2, non preoccupatevi per la taglia perché è uno dei miei cardigan, sapete che io amo il cardigan esagonale, fin dai primi tutorial ho studiato questo cardigan con questa tecnica vecchissima dove si facevano solamente cardigan con no, le maniche, quelle, quelle a kimono che per carità sono bellissime, ma io me lo sono poi modellato, studiato e realizzato e donato a voi in mille forme con sempre vari cambiamenti, quindi con questa tecnica non c'è problema di taglia, partirai con me proprio dall'inizio, quindi partiremo da qui, da sotto l'ascella e piano piano vi do tutte le nozioni per continuare, per eventualmente chiudere la manica se non ti piace la spalluccia aperta. Se non ti piace non ti preoccupare perché lo puoi chiudere, per capire come fare ad arrivare alla vostra metà del corpo, per vedere come fare ad allungare con questo disegno che ho ideato e vi spiegherò come fare questa bellissima chiusura a scomparsa. Praticamente scompare la chiusura centrale, la stessa che potete fare anche sul davanti. Quindi anziché fare un cardigan, potete realizzare una maglia con la stessa tecnica di cui vi spiegherò per la chiusura del retro, quindi per cercare di unificare il nostro disegno e renderlo veramente particolare indossato, veramente, è veramente particolare indossato, potrete realizzare quindi anche una maglia, magari con la manica chiusa, potete realizzarlo in lana, così con la manica chiusa ovviamente se in lana, in modo tale da utilizzarlo in inverno. Se lo utilizzate con un cotone freschissimo, soprattutto in questo modo, quindi che copre una parte della manica, aspetta che te lo giro, che copre una parte del braccio e l'altro lo lascia scoperto, libero e fresco. Quindi diciamo quel qualcosa del tipo vedo non vedo. E voi mi avete capita. Quindi per chi ama seguirmi o per chi mi ha appena scoperto, vi invito proprio a provare a realizzarlo con me. Successivamente vi farò il tutorial di questa sciarpina che secondo me è deliziosa, ma i dettagli ovviamente nel prossimo tutorial. Intanto andiamo a vedere come realizzare questo magnifico tutorial che vi dono con tutto il mio affetto. Chiedo subito una cosa, allora per i dettagli del filato eccetera lo guardiamo dopo, ok? E ricordate che sotto ogni mio video vi metto le quantità che io ho utilizzato di filato, quale filato ho utilizzato, vi racconto tutto, ok? Quindi non vi lascio così senza dirvi nulla. E quello che volevo dirvi fin dal principio è questo: se vi piaccio e se vi sono piaciuta, condividete questo tutorial con le amiche o gli amici che desiderebbero magari fare un qualcosa di veramente particolare, ok? Quindi condividetelo con loro e
scrivetemi un messaggino sotto. Se non siete iscritti, ovviamente vi invito ad iscrivervi al mio canale, così non perderete nessuna delle mie creature. Andiamo al tutorial. Iniziamo insieme questa nuova avventura e creatura. Allora, potete usare ovviamente qualsiasi tipo di filato, qualsiasi quello che avete a casa. Io per questa creatura ho deciso di utilizzare un filato meraviglioso che mi ha regalato una mia amica, e della Yarn Art, si chiama Flowers, e è un misto cotone, ve lo dico subito appena riesco a trovarlo. Eccolo qua. Allora, abbiamo 55% cotone e 45% acrilico. 250 grammi ci sono in questa torta, in questa cake, e 250 grammi mi portano 1000 metri. Io ne ho usate due. Allora, due perché una per un lato e una per un altro. Come sapete, andremo a realizzare il cardigan con la tecnica che io amo, che va bene per tutte le taglie senza fare nessun tipo di calcolo, tranne quello di provarlo. Se questo è un calcolo, va bene, ci sta, e quindi me ne sono servite due. Io penso che due di queste cake possano bastare per un cardigan fino a una taglia 48-50, poi dipende dalla lunghezza che volete realizzare, da come lo volete realizzare, perché io vi faccio vedere come lo realizzo io, ma poi dipende sempre da come voi volete realizzarlo, se la manica più lunga, se chiudete la manica, se la volete più ampia, e quindi è molto relativo, francamente, quello che io vi dico, quello che io ho utilizzato per la taglia 44, che sono due di queste cake, e poi vi faccio vedere cosa mi avanzerà. Potete iniziare dalla parte più scura, che è quella centrale, o dalla parte più chiara, che è quella esterna. Io sceglierò la parte più chiara, quindi partirò con la parte più chiara. Ringrazio la mia amica per questo regalo, preziosissimo per me. Quindi vado a recuperare, perché se partite di qui avete già la partenza. Se invece dovete prenderla all'interno, bisogna cercarla, ma è facile trovarla. Ok, detto questo, partiamo. L'uncinetto. Ecco, l'uncinetto che uso io è il 3,5. Ovviamente dipende dalla mano e dipende dal risultato che volete ottenere, perché volendo io potevo utilizzare l'uncinetto numero 3, ve la dico tutta, ma ho preferito con l'uncinetto 3,5 per renderlo proprio più morbido ancora, oltre, a parte il fatto che è morbido già lui, però volevo renderlo ancora più arioso. Ok, allora questa è la parte che ho già iniziato. Voglio dirti una cosa: io fino a questo punto, quindi fino a questo punto qui, ho messo un marcapunto con il numerino 3, sono partita con l'uncinetto 3, quindi farò la stessa cosa anche con l'altro, in modo tale che sia più sostanzioso nella parte iniziale. Ovviamente voi potete iniziare con l'uncinetto con la quale proseguirete il lavoro. Ok, io ho iniziato con il 3 fino più o meno a questo punto, vedete voi fino a che punto iniziare, e poi ho lavorato con l'uncinetto 3,5, quindi ho proseguito con l'uncinetto 3,5. E partiamo insieme qualsiasi sia la tua taglia, perché partiremo proprio nella parte sotto la nostra ascella e ci allargheremo. Ti dirò io quando ti devi fermare, qual è il momento in cui devi cambiare, per riuscire a realizzare un capo pennellato su di te. Quindi sia che tu stia facendo un cardigan per una taglia per una bambina che per una donna morbida, parti sempre con me, ok? Quindi cancella per il momento la taglia, perché non è questo che noi andiamo a cercare nella partenza, lo cercheremo poi dopo senza fare calcoli come promesso, ok? Andiamo avanti. Parto quindi, come detto, con l'uncinetto numero 3 per poi passare all'uncinetto 3,5. Faccio un cerchio magico per partire.
l'uncinetto è posto con la testa in basso, entro al di sotto del primo filo, prendo il secondo filo e lo porto in avanti, esco con le dita e blocco con una catenella in questo modo. Ho cambiato l'uncinetto perché con il cotone mi trovo meglio con quello rosso anziché quello blu. Allora siamo rimasti alla prima catenella, facciamone altre 2, quindi sono in totale 3 catenelle. Rientro all'interno del mio cerchio magico e faccio 2 maglie alte. Separo le 3 maglie alte in totale, compreso la prima, con 2 catenelle. Faccio la stessa cosa, quindi di nuovo faccio 3 maglie alte e 2 catenelle. Rientro nel cerchio e faccio di nuovo 3 maglie alte più 2 catenelle. In totale dovremo avere 5 buchini, quindi continuo a fare adesso 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle fino ad arrivare ad avere 5 buchini. Qui ne abbiamo solo 2. Abbiamo adesso 5 buchini, guardate, 1, 2, 3, 4 e 5. Abbiamo fatto le 3 maglie alte. Ora prendi il filo quello corto, tiralo all'interno in modo tale che si chiuda il cerchio, metti dietro il filo corto. Ora dobbiamo unire questo cerchio, quindi filo sull'uncinetto, andiamo sulla terza catenella d'inizio, 1, 2 e 3, entra con la testa dell'uncinetto, prendi il filo e chiudi tutte e 3 le asoline insieme. Così saremo al centro del nostro sesto buchino. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ora, se vuoi, puoi prendere un marcapunto. Quindi, intanto fai le 3 catenelle e una maglia alta. Poi prendi il marcapunto e nella terza catenella d'inizio, 1, 2, 3, puoi mettere il tuo marcapunto in modo tale da sapere dove dovrai puntare l'uncinetto quando finisci il secondo giro. Ok, ora prendi, abbiamo fatto quindi in totale 2 maglie alte, compresa la prima formata da 3 catenelle. Ora devi andare, allarga un pochino il tuo lavoro, qui abbiamo il foro. Questa è la prima maglia alta del giro sottostante. Prendi il filo sull'uncinetto, passa dietro a questa maglia, riprendi il filo e fai la tua maglia alta a rilievo. Ora fai una catenella di separazione, salta la maglia centrale, vai in quella che precede il foro, che poi i fori sono semplicemente i nostri nuovi angoli. Allora, passa da dietro questa maglia, quindi dietro al corpo della maglia, e fai la maglia alta in questo modo, quindi facendola a rilievo, così. Ora salta nello spazio, qui nell'angolo, e mi fai 2 maglie alte. 2 catenelle, rientra di nuovo con 2 maglie alte. Ok, adesso facciamo la stessa cosa, quindi filo sull'uncinetto, la prima maglia va lavorata da dietro, intorno praticamente al corpo della maglia alta sottostante, vedi? Metti il filo in posizione, lo recuperi e fai la maglia alta a rilievo. Una catenella di separazione, fai la stessa cosa saltando quella centrale, quindi vai qui.
Metti il filo in posizione, lo recuperi e fai la maglia alta che diventa a rilievo. Ora abbiamo lo spazio che è il nostro angolo. Entriamo e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra di nuovo nello spazio lo stesso, 2 maglie alte. E abbiamo fatto un altro lato. Rifacciamo la stessa cosa ancora insieme. Filo sull'uncinetto, vado intorno al corpo della prima maglia alta del giro sottostante, faccio una maglia alta a rilievo, una catenella, riapro, salto la maglia centrale e vado a prendere il corpo della maglia sottostante, quello che precede l'angolo, e faccio la maglia alta a rilievo. Entro nell'angolo, che è poi il nostro spazio, e faccio 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra nello stesso spazio, 2 maglie alte. Quando arrivi alla fine del giro, quindi hai completato tutti i lati, fai di nuovo la maglia alta a rilievo diciamo nella maglia che precede l'angolo, e poi per completare quest'angolo dove siamo partiti con le 3 catenelle e la maglia alta, entri, fai 2 maglie alte nello stesso spazio, vedi? 2 maglie alte, prendi il filo dove hai messo il marcapunto, devi entrare, quindi è la terza catenella d'inizio, prendi il filo e chiudi tutte e 3 le asoline insieme. E così abbiamo completato il nostro secondo giro, e se tu noti abbiamo come angoli 1, contando quello che abbiamo appena fatto, 2, 3, 4, 5, 6. Abbiamo 6 angoli, quindi 6 lati in totale. Procediamo col nostro terzo giro. 3 catenelle e una maglia alta. Si partirà sempre così. Se vuoi, nella terza catenella di inizio metti il segnapunto. Filo sull'uncinetto, andiamo sulla prima maglia alta del giro sottostante e lavoriamola a rilievo. Poi mi fai una catenella, salti una maglia di base, che è questa, vai nella seconda, che è questa, quindi ne salti una e fai una maglia alta, una catenella, salti lo spazio, vai nella maglia successiva, una maglia alta, catenella, salti la maglia, ne salti una, vai nell'ultima, entri da dietro e fai la maglia alta a rilievo. Ok, adesso facciamo il nostro angolo, quindi nell'angolo sappiamo già che ci sono 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo, 2 maglie alte. Abbiamo finito il primo lato, andiamo a fare il secondo, filo sull'uncinetto, andiamo sotto, lavoriamo la maglia a rilievo, prendi il filo e lavora maglia alta, una catenella, salta la maglia successiva che è questa è lavorata, vedi? Salta questa, vai nella successiva e fai la maglia alta. Una catenella di separazione, salta lo spazio, vai sulla maglia e fai una maglia alta, catenella di separazione, salta una maglia, vai in quella successiva, attenzione, è l'ultima perché qui c'è l'angolo, quindi questa la lavoriamo a rilievo.
Ok, e poi facciamo il nostro angolo, che è composto sempre da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Secondo lato finito, e continua in questo modo per gli altri lati. Siamo arrivati alla fine del terzo giro, dobbiamo unirci, come vedi, dobbiamo finire l'angolo, quindi entriamo nello spazio e facciamo, sarà sempre così, è l'unione del giri, facciamo le 2 maglie alte che completano il nostro angolo iniziale, andiamo nella terza catenella di inizio dove abbiamo messo il segnapunto, se l'hai messo, quindi terza catenella di inizio dove c'è il segnapunto, entri, prendi il filo e chiudi tutte e 3 le asoline insieme e siamo di nuovo in centro, abbiamo terminato il nostro terzo giro. Quarto giro. Allora, il quarto giro parte sempre come gli altri giri, quindi sono 3 catenelle e una maglia alta a lato. Ok, sempre se vuoi, nella terza catenella di inizio metterai il segnapunto. Poi entri nella prima maglia e fai la maglia alta a rilievo. Lo chiudiamo, se lo mettiamo lo dobbiamo chiudere, Marina. Ok. Poi catenella, dopo aver fatto la maglia alta a rilievo che non ha catenelle, vedi? Fai la catenella, salta una maglia, vai in quella successiva, maglia alta, catenella, vai direttamente in quella successiva, maglia alta, catenella, vai sulla maglia alta, catenella, vai sulla maglia alta, catenella e vai a fare, saltando una maglia, la maglia alta a rilievo nell'ultima, in quella che precede l'angolo. Ok, entra nel tuo angolo e componilo, quindi componi l'angolo con 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra nello stesso spazio con 2 maglie alte. Ok, rifacciamo il lato insieme. La prima maglia e l'ultima maglia viene lavorata sempre a rilievo, quindi maglia alta a rilievo, e adesso iniziamo con catenella, salto una maglia e vado nella maglia successiva a fare una maglia alta, catenella, a questo punto salto semplicemente la catenella, ok? Quindi vado sulla maglia alta e lavoro la maglia alta, catenella, vado sulla maglia alta, catenella, vado sulla maglia alta, catenella, salto una maglia, vado nell'ultima del lato e faccio la maglia alta a rilievo. Per finire compongo il mio angolo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte. E continuate i giri come vi ho mostrato questi primi 2, quindi continuate così con gli altri lati. Devo chiudere il mio quarto giro, quindi ho già fatto la maglia alta a rilievo, entro nello spazio da dove sono partita e faccio le ultime 2 maglie alte dell'angolo, filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella di inizio e chiudo le 3 asoline. E ho finito così il mio quarto giro. Allora, il quarto giro vi porterà ad avere 5 fori, 1, 2, 3, 4 e 5. Ogni giro che noi facciamo avremo 2 fori in più, quindi adesso mi lavorate altri 2 giri, esattamente come il quarto giro,
in modo tale da avere un totale di 9 fori. 1, 2, 3, 4, 5. Dobbiamo averne 9, così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quando avremo fatto anche questo giro, ci ritroveremo per iniziare il disegno. Quindi andate avanti per altri 2 giri nello stesso identico modo del quarto per far crescere questi fori che a noi occorrono, altri 2 giri. Quindi ci troviamo alla fine del sesto giro. Siamo arrivati al giro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi gli ultimi 2 giri li avete fatti da soli e abbiamo adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buchini, proprio quelli che ci servivano per iniziare il nostro disegno. Siete andati avanti come vi ho mostrato ovviamente nel giro numero 1, 2, 3, 4 e avete fatto il quinto e il sesto. Andiamo a fare il settimo giro. Si parte e si finisce sempre nello stesso modo, ovviamente questo l'avete già capito. Quindi siamo partiti, stiamo facendo la prima maglia a rilievo e poi facciamo una catenella, saltiamo una maglia, andiamo nella maglia, prendendo il filo, nella maglia successiva, quindi ne abbiamo saltata una e poi andiamo a fare esattamente, aspettate che le conto, 1, 2, 3, 4, 5 buchini, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nel sesto lo lavoriamo pieno, quindi entri nel centro e fai una maglia alta, entri nella maglia alta e fai una maglia alta. Ok, e adesso proseguiamo con 1, 2, 3, 4 e 5 buchini. Ok, ovviamente l'ultimo è con la maglia a rilievo, comunque ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 da una parte e 5 dall'altra. Ora facciamo il nostro angolo, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. E si ripete, quindi fate tutti i lati con 1, 2, 3, 4, 5 fori, uno pieno, quindi maglia alta nello spazio, maglia alta e di nuovo 5 fori, tutti i lati così. Abbiamo quindi finito il nostro settimo giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, settimo giro, e abbiamo fatto diciamo, un buchino pieno, quindi in tutti i lati, in tutti i lati. Ora io sono già partita, mi sono portata avanti e continuo adesso a lavorare nello stesso identico modo, non cambia nulla. Quindi catenella e vado sulla maglia alta facendo una maglia alta, catenella, mi sposto sulla maglia alta, catenella, maglia alta sulla maglia alta e mi fermo quando mi avvicino nel quadratino pieno e allargo il mio quadratino, quindi faccio la maglia esattamente all'interno del quadratino vuoto e poi lavoro una maglia su ogni maglia alta. Ovviamente accanto lavorerò nello spazio una maglia alta e sulla maglia alta una maglia alta. Adesso così abbiamo impiegato
1, 2 e 3 quadratini e abbiamo in totale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maglie alte centrali. Proseguiamo con una catenella e una maglia alta, catenella, maglia alta, come le sto prendendo male, catenella e maglia alta, catenella e maglia alta, ultima catenella e nell'ultima maglia alta vado a fare la maglia alta a rilievo. Nell'angolo faccio le mie 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro e faccio 2 maglie alte. Ora vado subito a fare la maglia alta a rilievo senza mettere catenelle tra le 2 maglie alte dell'angolo e la maglia alta a rilievo e poi ricomincio catenella, salto una e vado in quella successiva e faccio la maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, continuo così fino ad arrivare nello spazio che precede le 3 maglie alte e vado a riempire questo vuoto con una maglia alta e poi una maglia alta su ogni maglia alta che troviamo, che sono 3, poi di nuovo una maglia alta nello spazio e una maglia alta sulla maglia alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e finite il lato nello stesso modo, quindi sempre con la catenella per distanziare e le maglie alte sulle maglie alte sottostanti. Andiamo a prendere l'ultima maglia alta e la facciamo a rilievo e l'angolino che oramai conosciamo molto bene. 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo, 2 maglie alte. Ok, tutti i lati sono uguali, quindi procedete così e ci troviamo nel giro successivo. Ok, finiamo il nostro ottavo giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finiamo il nostro ottavo giro come sempre con 2 maglie alte nel nostro angolo, quello da completare, filo sull'uncinetto nella terza catenella 1, 2, 3 della prima maglia alta di inizio fatta con le catenelle, chiudiamo tutte e 3 e abbiamo finito così anche questo giro. Andiamo a fare il nostro nono giro. Ok, partiamo sempre nello stesso modo, 3 catenelle, rientriamo nella stessa maglia, nello stesso spazio e abbiamo fatto l'altra maglia alta. Filo sull'uncinetto e come sempre non facciamo catenelle per scendere giù e fare la nostra maglia a rilievo e poi una catenella, saltiamo una maglia e andiamo sulla maglia successiva a fare la maglia alta, una catenella e via fino ad arrivare catenelle, maglia alta sulla maglia alta, catenella e maglia alta sulla maglia alta, catenella e maglia alta sulla maglia alta. Quindi ci fermiamo sempre con 1, 2, 3, 4, 5 buchini, 1, 2, 3, 4, 5 buchini e come vedi qui nella parte centrale inizia a venire fuori il nostro disegno, quindi entriamo nella maglia vuota
e facciamo una maglia alta e poi una maglia alta su ogni maglia alta del giro precedente. Però ti devi fermare dopo averne fatte 5, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Dopo aver fatto la quinta maglia alta, quindi abbiamo occupato 3 maglie alte sottostante, farai una catenella, ne salti una e nella maglia seguente vai a fare una maglia alta, quindi abbiamo formato il buchino centrale. E ora andiamo a fare 5 maglie alte in totale, quindi 2, 3, vai nello spazio 4, nella maglia alta 5. Ok, aspetta che te lo metto così, forse lo vedi meglio? No, così lo vedi meglio. Ok, c'è il buchino nel centro. E adesso prosegui con catenella, maglia alta, catenella, maglia alta sulla maglia alta, catenella, maglia alta sulla maglia alta e via dicendo, catenella, e adesso salti questa, vai nell'ultima maglia alta e crei la maglia alta a rilievo. Vai nell'angolo e fai il tuo angolino, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra, 2 maglie alte. E un lato l'abbiamo fatto. Quindi adesso tutti i lati di questo giro me li farai in questo modo. Quindi sono 5 buchini, una catenella di separazione, poi mi fai 5 maglie alte a partire da questa parte che è, diciamo, dove c'è il foro, il primo foro prima di fare tutta la serie di maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, una catenella che forma il mio primo spazio e che divide queste 5 da queste 5, ok? E poi catenella, maglia alta, formi altri 5 buchini, poi maglia alta rilievo e l'angolo. Ho finito il nono giro, abbiamo finito il nono giro. Come vi ho detto, io ho iniziato con l'uncinetto 3 e per fare dal decimo giro in poi proseguirò con il 3,5. Non è obbligatorio, è una cosa che ho fatto per l'altra parte, quindi la faccio esattamente come ho iniziato l'altra metà del mio cardigan. Quindi a questo punto io lì ho cambiato dall'uncinetto 3 al 3,5 ed è il decimo giro. Quindi io lo cambio, ma voi continuate come volete, continuate come avete già deciso di continuare. Partiamo il decimo giro nello stesso modo, perché si parte sempre così, quindi 3 catenelle e una maglia alta. Vado a fare la maglia alta a rilievo nella prima maglia alta del giro sottostante e procedo con salto una e vado nella prima maglia col fare tutti i miei quadratini vuoti, quindi catenella, maglia alta sulla maglia alta, e di buchini dovete sempre averne 5. Al quinto vi fermate, quindi io sono già al quarto e questo è il quinto, e difatti sarete in quello che precede il disegno. Entriamo quindi nello spazio qui sotto e andiamo a fare 5 maglie alte senza catenelle divisorie, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. Catenella di separazione, saltiamo una, andiamo nella seconda e facciamo la maglia alta, catenella, salto lo spazio di una catenella, vado nella successiva, catenella, salto una e vado nella successiva. Quindi anziché avere un foro adesso ne avrete 3.
Continuate facendo 5 maglie alte, una a fianco all'altra, senza catenelle separatorie. Una la facciamo nello spazio e una esattamente come siamo arrivati, così finiamo. Ok? Quindi avremo 5 spazi vuoti, 5 maglie alte, 3 spazi vuoti, 5 maglie alte, e adesso finiamo il lato facendo altri 5 spazi. Questo è 1, 2, 3, 4, catenella finale, e andiamo nell'ultima maglia alta e la facciamo a rilievo, e poi il nostro angolo, e 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 1 e 2, e ricomincio come ho già visto il lato precedente. Ok? Quindi mi rifai tutti i lati in questo modo. Quindi 5 la maglia alta a rilievo, 5 spazi vuoti creati con una catenella, 5 maglie alte a partire dalla penultima, vedi? 5 maglie alte, 3 spazi vuoti con la catenella in mezzo, di nuovo 5 maglie alte unite, quindi senza catenelle, e poi 5 spazi vuoti. Il risultato è questo. Andiamo avanti così per gli altri 5 lati, e questo è il 10° giro. Abbiamo chiuso anche il 10° giro, andiamo a fare l'11° giro. Ripartiamo, andiamo a fare la prima maglia alta a rilievo senza mettere le catenelle, e poi partiamo col punto rete, quindi saltiamo una, andiamo in quella successiva e andiamo a fare i nostri 5 spazi da una catenella. Uno, 2, 3, 4, 5, e difatti ci troviamo con uno spazietto che andiamo a riempire, quindi questa la calcoliamo già una, nello spazio 2, 3, 4 e 5. E adesso andiamo a fare, dobbiamo avere 5 buchini anche qui, quindi andiamo a fare catenella, salta una e nella maglia successiva farai la maglia alta, e quindi uno spazio, catenella, vai sulla maglia alta e diventa il secondo spazio, catenella sulla maglia alta, il terzo spazio, catenella sulla maglia alta, il quarto spazio, catenella, salta una maglia, vai nella maglia alta successiva, e abbiamo i nostri 5 fori, vedi? 1, 2, 3, 4, 5. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Quindi prima ne avevamo 1, dopo 3 e adesso ne abbiamo 5. E ora proseguiamo come da questa parte, ma a specchio, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Catenella, salta e vai sulla maglia alta, vai a fare 5 buchini. Cambia poco, come vedi è anche divertente da fare. Appena ci prendi la mano vedrai quanto sarà divertente, ed è veramente veramente carina. 2 catenelle, sto facendo l'angolo, ok, oramai non vi faccio più vedere partenza
e chiusura, perché oramai lo conoscete, quando siete qui, ovviamente dopo aver fatto l'angolo, senza la catenella andate a fare la maglia alta a rilievo. Ok, quindi dovete proseguire in questo modo nell'11° giro. Ok? Ok, cerco di farvela vedere nel miglior modo possibile. Seguiamo così per gli altri 5 lati. Totale sono 6, uno l'abbiamo fatto insieme, quindi vai avanti per gli altri 5 lati. Abbiamo finito così l'11° giro, dove ci ritroviamo con 5 spazi laterali, che questi li ritroveremo sempre, che sono la separazione con una catenella, ok? Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Abbiamo 5 maglie che compongono il nostro disegno a V, quindi 5 maglie sulla destra e 5 sulla sinistra, e 5 spazi li abbiamo in centro. Ovviamente abbiamo anche i 5 laterali, i lati sono tutti uguali e quindi ci ritroviamo in questo modo. Adesso diventa ripetitivo nel disegno, cioè non andiamo avanti solo con una V, ma andiamo a ricreare un'altra V, iniziando di nuovo da questo punto. Quindi cosa vuol dire? Vedete che qui ci sono le 3 maglie alte, che saranno la stessa cosa che faremo nello spazio centrale. Vuol dire una maglia alta, una maglia alta e una maglia alta. Al posto della catenella la maglia alta. Saranno 3 maglie alte, esattamente come questo, un tris. Lo farai qui, ovviamente spostando sempre i lati. Te lo faccio vedere in grande. Ecco, allora questo non mi serve più, lo possiamo anche togliere. Noi praticamente ci stiamo lasciando qui all'11° giro, in questo punto qua. Come vedi, la V continua ad andare per conto suo, quindi qui lascerai sempre 5 spazi e poi mi fai 5 punti pieni. Ok. Ma nel giro successivo farai, vedi qui ci stiamo lasciando con 5 spazi. Nel giro successivo fai 1, 2, 3 spazi e uno pieno. Di nuovo 3 spazi, quindi ovviamente questa V si sposta verso sinistra, mentre questa va a destra, questa si sposta a sinistra. E qui avrai le 5 maglie alte e poi di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 spazi. L'angolo lo conosciamo già. Cosa succede? Che nel giro successivo, e così saranno tutti i lati. Aspetta, vediamo se riesco. Ok. Questo è il giro che dovrai fare adesso, quello con la maglia centrale pieno. Ok. Nel giro che viene dopo, che cosa succede? Che continui a tenere nella parte interna 3 spazi. Crescono le maglie piene nel centro, quindi ne hai 2, 4 e 6, non è vero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, vedi ne hai 7 pieni qui sono 7 pieni, 3 spazi laterali vuoti e ovviamente qui continuerai a mantenere 5 pieni e 5 vuoti. Nel giro successivo ancora praticamente si ripropone lo stesso discorso, che è questo. Quindi sulle 7 maglie alte piene della parte centrale, 7, ne farai 5 da una parte, 5 dall'altra e uno spazio in centro. Questo, ripeto, continua ad allargarsi, questo si sta per dividere, questo sopra si dividerà e qui abbiamo di nuovo i 3 spazi e i 5 spazi, poi di nuovo 1, vedi uno pieno, 3 spazi laterali e via dicendo. Quindi il disegno ce l'hai già qui, è inutile che ve lo faccio vedere. È comprensibile che questa V si sta spostando verso destra, questa verso sinistra, nello stesso identico modo in cui siamo andati avanti insieme con questa parte, vedi? Questa a destra, questa a sinistra, qui inizierai a riempire, quindi così, con le 3 maglie alte
nello spazio, vedi? Poi diventano da 3 che sono qui, diventano 7, 2, 4, 6, 7 e poi si dividono di nuovo perché qui ne hai 2, 4, 5, uno spazio in centro e 5. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, però qui hai 3 spazi, 1, 2, 3, vedi? Quindi hai 3. Quindi vai avanti in questo modo, spero sia ben chiaro il disegno, te lo lascio un attimo fermo senza le mie manacce, ecco, così puoi vedere esattamente dove devi riempire gli spazi e facendo così, in questo modo, togli le mani Marina, in questo modo realizziamo questo disegno che a mio parere è veramente molto raffinato, mentre qui nella parte degli angoli partono questi man mano ci sono queste parti che sono a rilievo e si intravedono soltanto, quindi non disturba molto la linearità del disegno. Il disegno centrale invece si apre in continuazione, continua ad aprirsi nelle varie V. Ovviamente nello stesso identico modo. Quante volte dobbiamo fare questo disegno dipende da te. Cioè, ora ti faccio vedere. Te lo faccio vedere prima sul piccolino. Se tu prendi un angolo e l'altro angolo e chiudi a cerchio, tu otterrai questo. Senza onde però, ok. Otterrai questo, cioè una parte della manica è la metà del tuo corpo, come realizziamo sempre insieme io e te i cardigan, ok? Quindi questa parte è la manica e questa parte è il corpo. Ovviamente io devo andare avanti fino a raggiungere l'ampiezza del mio scalfo, ok? Ma non deve essere troppo stretto, troppo largo questo scalfo, oppure sì, a seconda di come vuoi farlo tu. Perché? Perché questa volta vado a fare un qualcosa di ancora una volta diverso. Quindi qui lo vedi in grande, ok? Come vedi io mi sono fermata a questo punto con la mia manica. Allora, poi dipende da quanto dovete allargare la vostra manica, ok? Io ho un braccino piccolino e quindi mi sono fermata. Normalmente mi fermo a 17-18 centimetri, mi sono fermata prima. Più o meno siamo a 15 centimetri e mezzo. Perché questo? Perché voglio che la manica sia aperta e poi vediamo cosa ho intenzione di fare sulla manica e recupero lo spazio con questo salto che facciamo qui, in modo tale che qui sarà la parte che è sulla mia spalla, qui uscirà la mia spalla e qui vedrò se fare dei laccettini. Non ho ancora ben chiaro cosa voglio fare, so solo che la voglio aperta e in qualche modo devo chiuderla, quindi poi deciderò come chiuderla. Quindi io sono andata avanti per 18 giri, più o meno, se ho contato bene. Adesso lo riconto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sono andata avanti per 18 giri, poi mi sono fermata e a quel punto ho proceduto con diciamo, la variante per realizzare questo cardigan che faremo insieme ovviamente. Adesso l'importante è che tu abbia capito bene il disegno di questo cardigan, che ancora non ha un nome, però sicuramente lo vedrete scorrere, vuol dire che è già nato il suo nome. Al momento no, non ho un nome ben chiaro. Il disegno si vede con delicatezza, si vede con delicatezza e mi piace tantissimo. Credimi, mi piace veramente tanto e anche questo modello creato da me, ovviamente questo modello è particolare, rimarrà secondo me
io ancora lo devo finire, però secondo me sarà raffinato e particolare nello stesso tempo. Andrà bene per le ragazzine, ma anche per le signore. Quindi vai avanti con me. Se non mi sono spiegata o non hai ben capito dei passaggi, torna indietro e procedi con il disegno appunto come ti dicevo. Te lo mostro un'altra volta. Ci stiamo lasciando in questo punto dove abbiamo i 5 spazi, che è l'11° giro, se non vado errando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nell'11° giro, che corrisponde a questo giro qui. Tu devi partire con il 12° che chiude il foro centrale dei 5, 1, 2, 3, 4, 5, chiudi il foro centrale con un tris di 3 maglie alte. Continuerai ad avere i 3 spazi laterali alle 3 maglie alte, le 5 maglie alte piene e i 5 spazi vuoti. Gli angoli li sai fare oramai a occhi chiusi. E poi procedi praticamente come qui l'abbiamo già fatto insieme, no? Questo è il 3, poi qui c'è il 7, vedi? Il 3, il 3, il 7, il 7 e poi c'è di nuovo la divisione con lo spazio centrale. Quindi si ripete in continuazione mantenendo però le V che abbiamo fatto in precedenza. Queste vanno per conto suo, queste per conto suo e queste per conto suo. Spero sia chiaro. Vai avanti fino all'altezza dello scalfo che a te interessa, ok? Poi ti fermi e riprendi il video, la spiegazione del video. Allora, come vedi, io sono andata avanti appunto come ti ho spiegato fino ad arrivare all'altezza che mi serve. Adesso ti dico anche, sono in totale 34 centimetri circa di lato e per quanto riguarda me devo fermarmi, a questo punto devo fermarmi per chiudere la manica. Attenzione, questa misura che mi darà prendendo da un lato all'altro è piuttosto giusta, ok? Vedi? Aspetta che lo metto per benino così te lo faccio vedere. Mi sono tenuta piuttosto giusta perché la mia intenzione, quindi la misura, che ripeto ognuno avrà la propria, la misura della manica a questo punto risulterebbe 15 centimetri. Perché questo? Perché così stretta per quanto riguarda me? Mi sono tenuta con quei 2 centimetri in meno, 2-3 centimetri in meno in totale di circonferenza, perché voglio alzarmi con la spalla in questo modo. Vedi? Io mi alzerò e quindi ovviamente diciamo i centimetri che non ho nella circonferenza diciamo più che circonferenza, diciamo nei centimetri che mi mancano per lo scalfo, ok, comodo, io li riprenderò sulla spalla, proprio facendo questo salto che faccio qui sulla spalla. Vedi, qui sarà la mia spalla, qui appunto ci sarà l'apertura del mio braccio. E quindi voi che misura dovete prendere? Dipende moltissimo dalla misura che dovete ottenere partendo da sotto l'ascella fino ad arrivare alla fine del vostro braccio. Tenetevi, ovviamente non deve essere risicata molto stretta, tenetevi comode, ma con qualche centimetro in meno, visto e considerato che faremo un'alzatina proprio qui sulla spalla. Quindi io come procedo? Esattamente come da questa parte, però visto e considerato che questa manica io dirò che sarà la mia manica sinistra e questa la mia manica destra, io dovrò chiuderla in questo modo, ok? Quindi dovete fare 2 parti e qui io chiuderò
la mia manica. Attenzione, chiudere tanto per dire, ma io qui non faccio nessuna cucitura sulla manica. Per non sbagliarvi, cioè per non confondervi, potete prendere dei segnapunti. Adesso io per esempio ho finito da questa parte, quindi io farò in modo di ripartire così. Quindi questo lo tengo così, questa sarà la mia spalla e quindi faccio combaciare questa con questa in modo tale da non dover tagliare il filo e averlo da questa parte qua. Così abbiamo le due parti a specchio, ok? Una che mi va sul mio braccio sinistro e uno che è del mio braccio destro. Blocca con un segnapunto la tua manica in modo tale che tu sai che questa è la manica e non devi lavorarla. Per il momento non dobbiamo lavorarla, quindi tu metti dei segnapunti anziché cucirla. Se vuoi farla come la faccio io, attenzione, se poi vuoi chiuderla invece tu cosa farai? Andrai avanti ancora un pochino fino a raggiungere la dimensione che ti serve per il tuo scalfo, ok? Qui stiamo parlando solo di scalfo, non di larghezza corpo, che invece andiamo a raggiungerla adesso. Quindi se tu vuoi chiudere la manica, semplicemente arriva alla circonferenza, alla dimensione dello scalfo che a te interessa, quindi che può essere più ampio o meno ampio, come vuoi tu, e poi la cuci qua sopra. Ok, se invece vuoi realizzare il cardigan come l'ho fatto io, ti fermi 2-3 giri prima. 2-3 giri prima sono sufficienti per arrivare all'alzatina della spalla, 2-3 giri prima diciamo della circonferenza, della misura, ecco, chiamiamola così, della misura del tuo scalfo, ti fermi 2 o 3 giri prima, come ho fatto io, e a questo punto segui me, bloccando la manica sui lati sopra per capire che questa è la manica e non dobbiamo lavorarla, e riprendendo dai due che diventeranno ex angoli in cima alla nostra metà cardigan, proprio in cima, vedi? Questo è il corpo da questa parte, in cima. Ovviamente cosa succederà? Che noi mentre lavoriamo l'alzatina iniziamo ad allargare la nostra metà corpo,